Ciao a tutti, come ridurre il rischio dell'illusione d'amore? Che cos'è l'illusione d'amore? Beh, l'illusione d'amore potremmo definirla in modo molto semplice, veramente molto semplice, ma credo efficace, il prendere lucciole per lanterne, cioè credevo fosse amore, come dice quel film, e invece era un calesse, cioè credere che una persona, diciamo, corrisponda a certe nostre aspettative, ci aspettiamo delle cose che poi puntualmente non verranno soddisfatte. Ora però l'illusione d'amore, quindi l'illusione d'amore è basata su che cosa fondamentalmente? L'illusione d'amore è basata a bisogni infantili insoddisfatti e quindi noi andiamo ad agganciarci nell'illusione d'amore a persone che amplificano i nostri bisogni infantili insoddisfatti e quindi ci coinvolgono, ci fanno rivivere l'abbandono, ci fanno rivivere, diciamo, delle tensioni emozionali, ci fanno rivivere delle situazioni, diciamo, di polpette avvelenate, tra virgolette. Allora, cosa significa tutto questo? Significa che noi dobbiamo, per innamorarci, prima di impegnarci in una relazione, dobbiamo intanto avere chiaro a livello, diciamo, esistenziale i nostri obiettivi. Dobbiamo sapere dove vogliamo andare. Come dico sempre in molti video, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quindi a lungo termine e a livello esistenziale dobbiamo avere in testa i nostri obiettivi, diciamo, la carriera, il lavoro, ma i figli che vogliamo avere, che tipo di autonomia, che tipo di benessere economico, che tipo di sessualità, di affettività, insomma, dobbiamo sapere esattamente come impostare la nostra vita. Poi, ovviamente, tutto cambia, tutto si trasforma, ci sono mille situazioni che possono, diciamo, cambiare, però perlomeno cercare di partire col piede giusto. Quindi è importante, diciamo, avere chiaro, sapere esattamente quello che vogliamo avere da una relazione, quindi in teoria da un partner, cioè nel senso ci deve essere comunque uno scambio. È evidente che se una donna, non so, vuole figli e incontra uno che se poi capisce che di figli questo non ne vuole manco, come dire, non ne vuole assolutamente, oppure lei vuole un certo tipo di vita, questo una vita completamente diversa, è inutile stare lì, siamo innamorati, ma poi tanto l'amore finisce, la passione finisce, quindi invece, come dire, eh, le cose restano, no? Se uno e la sofferenza comunque anche resta. Quindi è importante, diciamo, è importante tutto questo, è importante ridurre quindi i rischi dell'illusione d'amore vanno ridotti nella fase di innamoramento. È nella fase di innamoramento che bisogna ridurre queste illusioni, cercando di mantenere un'oggettività, cercando di non lasciarsi trasportare dalle emozioni. E l'unica cosa che possiamo fare per far questo è diventare autonomi nella gestione delle nostre emozioni, essere noi che decidiamo, diciamo così, e siamo in grado di autosomministrarci emozioni, in modo tale da non diventare schiavi delle emozioni che ti somministra qualcun altro, perché se altrimenti, se questo non è così, tu diventi schiavo delle emozioni che ti somministra qualcun altro, non riuscirai più a venire fuori da una relazione che non ti porta a raggiungere quegli obiettivi, carriera, figli, benessere, eccetera, eccetera, che tu invece nella tua vita vorresti ottenere. Quindi questo è veramente fondamentale. Quindi lasciarsi andare alla passionalità, diciamo così, viversi il pathos, anche un po' di turbamento, ma un turbamento maturo, non dovuto a questi bisogni infantili esistenziali, quando hai avuto, diciamo, c'è stato uno scambio produttivo nei confronti dell'altra persona. Insomma, questo è importante.
Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!